Benvenuti sul mio canale. Per fare il nostro maglioncino avremo bisogno di due quadrati così, due quadrati che saranno per ciascuno la metà della circonferenza nostra maggiore, cioè o il seno o i fianchi. Andiamo a vedere come fare il nostro quadrato. Per fare questo progetto userò il filato Bravissimo Batik nella versione azzurra e un uncinetto del 5,5. Iniziamo col nodino e saliamo con 4 catenelle. Filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nella prima catenella che ho eseguito. Faccio 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nella catenella dove sono entrata prima e faccio 2 punti alti. 1 e 2. E partiremo da qui con il nostro quadrato. Quindi ora io per girare giro e faccio un punto basso nel punto che ho subito sotto, poi entro nell'asolina del punto basso e faccio un altro punto basso, quindi un punto basso sopra un altro punto basso. Però potete iniziare come credete, con 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, una catenella, punto basso, 2 catenelle. Io faccio così perché i bordi mi restano più regolari e faccio meno fatica. Per me mi sembra più semplice assemblare i pezzi, però è totalmente libera la cosa. Una volta eseguiti questi 2 punti che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nel punto alto successivo, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e lavoro 2 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e faccio altri 2 punti alti e questi saranno il nostro aumento, cioè punti che ci consentiranno di fare l'angolo e realizzare il quadrato. Una volta fatto il nostro aumento, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito a disposizione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto alto nella catenella che conclude il giro sottostante. Giro il lavoro, faccio quello che sarà il nostro primo punto alto, lavoro un punto alto per ogni punto che ho a disposizione, entro nell'archetto, faccio l'aumento, cioè 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. E adesso vado a lavorare punto su punto i punti alti rimanenti. E ho finito il giro numero 3. Ora giro il lavoro, inizio il giro numero 4 e faremo la stessa operazione. Quindi iniziamo con quello che sostituirà il nostro primo punto alto, lavoro punto su punto i punti alti sottostanti, arrivo all'angolo, faccio l'aumento, 2 punti alti, 3 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto di base e vado a lavorare punto su punto fino al termine del giro. Finito il nostro giro, giro il lavoro e faccio quello che sarà il nostro primo punto alto, dopodiché aggiungo un secondo punto alto e lavorerò a punto rete tutto il giro, quindi faccio una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un'altra catenella, di nuovo una catenella, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio di nuovo una catenella, salto un punto di base, entro nell'ultimo punto che ho del giro sottostante. Ora in questa fase il nostro aumento sarà una catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, faccio un punto alto,
faccio di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto con un punto alto, eseguo una catenella, filo sull'uncinetto, dentro nel primo punto che ho a disposizione del giro sottostante, quello dopo l'archetto. Quindi in questa riga il nostro aumento sarà costituito da una catenella, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto e un'altra catenella. Ora continuo il giro facendo i nostri punti intervallati da catenelle, quindi ho aggiunto una catenella, salto un punto di base e faccio un punto alto, di nuovo una catenella, salto un punto di base, un altro punto alto e di nuovo una catenella, salto un punto di base, vado a concludere il giro con 2 punti alti. Arrivati a questo punto dovrò fare 3 giri di punto alto, quindi giro il lavoro, eseguo quello che sarà il nostro primo punto alto, quindi un punto basso su un punto basso, 3 catenelle, 2 catenelle, un punto basso con 2 catenelle, un punto basso con una catenella, un punto alto, come volete voi, come siete abituati a lavorare, e vado avanti a lavorare a punti alti, punto su punto. Quindi uno l'ho fatto, qui ho un punto alto, faccio un punto alto, nella catenella, nell'archetto della catenella faccio un punto alto, entro nel punto successivo con un altro punto alto, entro nella catenella con un punto alto, entro in quello dopo con un punto alto e vado avanti così. Lavorato l'ultimo punto prima dell'aumento, entro nell'archetto, faccio 2 punti alti, 3 catenelle e altri 2 punti alti e vado avanti a lavorare punto su punto nell'altro lato del nostro quadrato. E adesso mi trovo in questa situazione. Ora dovremo lavorare alla stessa maniera, cioè punto su punto più l'aumento nell'angolo per altri 2 giri. Ho lavorato i miei 3 giri di punto alto, ora dovremo ripetere il punto rete. Quindi giro il lavoro, eseguo il mio primo punto, ne devo fare un secondo, quindi i giri di punto rete inizieranno e finiranno sempre con 2 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base e faccio un punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo con un punto alto, catenella, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto alto, catenella, salto un punto, entro in quello dopo con un punto alto, catenella, salto un punto, entro in quello successivo e faccio un punto alto, catenella, salto un punto, entro in quello dopo con un punto alto, faccio di nuovo una catenella e lavoro l'ultimo punto e mi ritrovo nell'angolo dove devo fare l'aumento, che sarà una catenella, un punto alto nell'archetto, 3 catenelle di separazione, un punto alto nello stesso archetto di base, una catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il primo punto che ho a disposizione dopo l'angolo del giro sottostante e quindi continuo come l'altro lato, catenella punto alto, catenella punto alto, catenella punto alto, fino ad arrivare alla chiusura del giro dove farò 2 punti alti su 2 punti alti di base. Ho finito il mio giro e non dovremo fare altro che ripetere questa sequenza, quindi 3 giri di punti alti, un giro di punto rete, 3 giri di punti alti e via fino ad arrivare
alla misura che vogliamo, che deve corrispondere alla metà della circonferenza che abbiamo bisogno di utilizzare. Io per una taglia ML, il quadrato che ho già fatto è di 50 cm per lato. Fatti i due quadrati, ho già calcolato la misura del collo e la misura delle spalle. Quindi ho fatto la metà, ho contato i punti e ho calcolato uno scollo. Ho calcolato circa 26 cm di scollo. Ora dovremo unire le spalle. Come facciamo ad unire le spalle? Dovremo unire i due pannelli. Praticamente i pannelli li abbiamo in questa maniera. Da una parte abbiamo l'angolo e poi abbiamo continuato a lavorare in diagonale. Quindi dobbiamo appoggiare angolo su angolo. Da una parte avremo i due angoli e dall'altra no. Quindi li appoggiamo così, marchiamo da tutte e due le parti le spalle. Per quel che riguarda la parte dell'aumento, come punto dovremo per le spalle dovremo considerare una sola catenella, perché le altre due catenelle andranno a sostituire la barretta del punto che avremo dall'altro lato, che ci servirà per tenere la misura giusta per eseguire le nostre maniche. Una volta contati i nostri punti e marcati e fermati con il marcapunti, possiamo andare a chiudere le spalle. Io le vado a chiudere con l'uncinetto semplicemente, quindi sono qui, non ho tagliato il filo, aggiungo una catenella e vado a lavorare la costina esterna dei punti, cioè prendo la costina esterna di questo pannello, vado di qua e prendo la costina esterna del punto e la chiudo con un punto bassissimo. Prendo la costina esterna del primo pannello, vado in quello successivo, prendo la costina esterna e chiudo con un punto bassissimo. Di nuovo vado avanti, costina esterna, punto bassissimo, costina esterna, punto bassissimo. Io sto chiudendo con l'uncinetto, però ognuno può chiudere come gli pare. Se chi si trova meglio a chiudere col lago, va benissimo anche una chiusura fatta col lago. Quindi vado avanti col mio lavoro, costina esterna, punto bassissimo, costina esterna, punto bassissimo, ricordandoci di prendere tutti i punti, sia di un pannello che dell'altro pannello. Ho finito la mia cucitura e ora passo all'altra. Una volta unite le spalle dovrò andare a ricavare lo scalfo manica. Per quel che mi riguarda ho realizzato uno scalfo manica di 19 cm partendo dal centro, cioè dalla giuntura della spalla, andando verso sinistra, e 19 cm andando verso destra. Poi ho contato i punti calcolando che qui ci sono 2 catenelle, quindi questo archetto vale per 2 catenelle da una parte e 2 catenelle dall'altra e ho un totale di 28 punti per parte. Mentre da questa parte abbiamo il punto lavorato in verticale e da quest'altra abbiamo il punto orizzontale, e che ogni barretta del punto verticale vale 2 punti. Quindi se qui ho contato 28 punti per parte, qui andrò a contare 14 barrette, perché lavoreremo 2 punti alti per ogni barretta che abbiamo a disposizione. Quindi marcheremo 14 barrette di qua e 14 barrette di là, che andremo a lavorare a punto alto. Quindi vado a riprendere, tenendo il mio lavoro dal dritto, vado a riprendere i punti, entro dove c'è il marcapunto e lì potete scegliere se entrare direttamente nella barretta, cioè tra lo spazio dei 2 punti, o entrare nel punto. Io scelgo di entrare dentro il punto in questa maniera, cioè prendo il punto, entro in mezzo, perché si vede meno l'attaccatura della manica.
e siccome dall'altra parte dovremo lavorare punto su punto, dobbiamo cercare di mimetizzare il più possibile. Quindi entro, faccio un punto basso e salgo con un altro punto basso, e questo sarà il mio primo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro sempre nella barretta e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto e faccio un altro punto alto, e via via per ogni punto che abbiamo a disposizione ne lavoreremo 2. Ho raccolto tutti i punti e qui appunto ho lavorato 2 punti per barretta, mentre dall'altra parte lavoreremo punto su punto, e quindi ricordandoci di contarli e che dovremo avere gli stessi punti in una manica e nell'altra manica. Dopodiché possiamo scegliere come lavorarla la manica, andando avanti dritto e poi fare un polso importante per avere un effetto palloncino, fare un po' di diminuzioni, andare avanti in maniera classica, oppure la via di mezzo, sempre diminuendo qualche punto, arrivando giù piuttosto larghi e facendo una manica un po' a sbuffo. Io credo che prenderò in considerazione questa ultima opzione, farò tipo 3 diminuzioni ogni 5-6 giri in modo da arrivare giù piuttosto larga ma non larghissima. Ovviamente la lunghezza, basta che prendete la misura del vostro braccio e togliete l'altezza del polso che volete fare, perché il polsino poi lo vedremo alla fine, una volta chiusi i fianchi. Ci vediamo alla fine delle maniche. Sono arrivata alla fine della manica e ho lavorato per 28 giri che mi danno un totale di 35 centimetri, e considerando che devo aggiungere poi il giro di diminuzioni e il polsino, a me basta così. Ora non dovremo far altro che chiudere i fianchi. Io uno l'ho già chiuso e ho già fatto la manica con il suo polsino ed è venuta così. Ora ripetiamo l'operazione da questa parte. Mettiamo il lavoro dal rovescio e i fianchi e manica possiamo decidere di chiuderle in 2 modi, o col lago o con l'uncinetto. Se volete chiudere col lago, prendete un ago della lana, andate a chiudere. Se invece volete chiudere con l'uncinetto, consiglio di usare un uncinetto un pochino più piccolo e tenere una lavorazione morbida in modo che i punti non tirino. Io chiuderò con l'uncinetto e ho preso un uncinetto del 4. Quindi ho chiuso la mia manica qua, qui dovremmo chiudere dove ci sono i punti alti messi, lavorati in maniera orizzontale. Quindi entro dall'inizio della manica, prendo le 2 costine del punto, prendo l'altra parte della manica e prendo le altre 2 costine dall'altra parte della manica e chiudo con un punto bassissimo. Qui vado a prendere l'altra asolina del punto alto e di qua vado a prendere il punto intero, le 2 asoline, e chiudo con un punto bassissimo. Di nuovo prendo le asoline del punto alto, prendo le 2 costine di là e chiudo con un punto bassissimo, e vado avanti così fino alla fine della manica. Ho finito la parte della manica, ora mi ritrovo dalla parte del fianco con i punti alti lavorati in verticale, e niente, per andare a chiudere questo fianco non farò altro che entrare nel punto, prendere tutto il punto da un pannello e prendere tutto il punto dall'altro pannello e chiudo con un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, prendo tutto il punto, entro nell'altro pannello e chiudo con un punto bassissimo. Prendo il punto da un pannello, prendo il punto dall'altro, chiudo con un punto bassissimo e vado avanti fino alla chiusura totale del fianco. Ho finito di unire i fianchi. Se durante la lavorazione notate che la parte dove abbiamo il nostro angolino iniziale tende ad essere più tesa rispetto alla parte dove abbiamo il lato più lungo, una volta uniti i fianchi
saranno più o meno simili, non si vedrà nessuna differenza. Se per caso notate tanta differenza, tenete più tesi i punti dalla parte dove abbiamo il lato che tende ad allungarsi. Ora, detto questo, riprendo la manica, entro in un punto qualsiasi e inizio a fare delle diminuzioni. Entro con un punto basso, una catenella, che sarà il nostro primo punto alto, e dopodiché comincerò a fare delle diminuzioni, cioè lavoro due punti alti chiusi per metà e poi chiusi insieme. Quindi faccio 2 diminuzioni di fila e un punto alto, 2 diminuzioni di fila e un punto alto, 2 punti alti chiusi insieme e un'altra diminuzione formata da 2 punti alti chiusi insieme, e vado avanti tutto il giro così. La cosa importante, quando abbiamo finito il nostro giro, dobbiamo avere un numero di punti pari, perché dopo dovremo fare dei giri di punto alto a rilievo alternato davanti e dietro, e lavorando in tondo abbiamo bisogno di un numero di punti pari. Nel mio caso ne avrò 26. Arrivata alla fine del giro chiudo con un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle e lavoro un punto alto per ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Fatto il mio 26esimo punto, entro nella catenella e chiudo con un punto bassissimo. Ora dovremo iniziare a fare le maglie a rilievo davanti e rilievo di dietro. Quindi la prima la faremo a rilievo davanti, però la faremo in questa maniera. Prendo la barretta, cioè praticamente entro con l'uncinetto, giro intorno alla barretta del punto alto, prendo il filo, lo estraggo e faccio un punto basso, aggiungo una catenella e questo sarà il nostro primo punto alto a rilievo davanti. Filo sull'uncinetto, ora faccio l'operazione inversa con il punto alto vero e proprio, quindi entro da dietro, sbuco davanti e rientro dopo la barretta, prendo il filo e faccio il punto alto. Ora lo faccio a rilievo davanti, entro da davanti, giro intorno al punto, prendo il filo e lavoro il punto alto. Entro da dietro, giro intorno al punto, prendo il filo e faccio il punto alto. Filo sull'uncinetto, vado sotto il punto alto, prendo tutta la barretta e faccio un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, entro da dietro, giro intorno al punto, prendo il filo e salgo con un punto alto. Filo sull'uncinetto, vado a prenderlo da davanti, cioè li passo sotto e sbuco dall'altra parte e faccio un punto alto e vado avanti così per tutto il giro. Vado a fare l'ultimo punto e quindi, per capire se siamo giusti, se siamo partiti con un punto a rilievo davanti, dobbiamo finire con un punto a rilievo dietro. E questo è il punto a rilievo dietro. Vado a chiudere con un punto bassissimo e riparto. Qui dove ho un punto rilievo davanti dovremmo fare un altro punto rilievo davanti, ed essendo il primo lo facciamo così: entriamo con un punto basso e aggiungiamo una catenella, filo sull'uncinetto, qui abbiamo un punto a rilievo dietro e lo facciamo a rilievo dietro. Praticamente lavoriamo i punti come li troviamo, e questa operazione la farò per 6 giri. Dopodiché, quando avrò finito i 6 giri, andrò a riprendere il fondo del maglioncino con tutti i punti, con un giro di punti alti. Credo che non farò nessuna diminuzione, però voi, se ne avete la necessità, fatele pure. L'importante è che i punti siano pari, di numero pari, perché così ci troveremo giusti nel lavorare punti a rilievo alternati. Ci vediamo alla fine del maglioncino.
Ed ecco il maglioncino finito, spero che piaccia a voi tanto quanto piace a me. Mi piace tanto il risultato finale e mi è piaciuto tanto lavorare. Trovo che il filato batik sia eccezionale da questo punto di vista. Per quel che riguarda il consumo, per una taglia ML ho usato poco meno di 350 grammi di filato, quindi da un gomitolone ne ho avanzato ancora un pochino. Per quel che riguarda l'adeguamento delle taglie, come potete vedere è molto semplice, basta fare un quadrato con un lato che corrisponda alla circonferenza della parte più forte che abbiamo. E con questo il video è terminato, grazie per essere stati con me e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni lavoro che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividetelo, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.